Lezione 1. Forza e cardio. Buongiorno Anna, hai provato a fare cardio prima dell'allenamento di forza? Ehi John, di solito inizio con il cardio per riscaldarmi, poi passo agli esercizi di forza. Preferisci farlo al contrario? Faccio cardio prima per aumentare la frequenza cardiaca, poi mi concentro sull'allenamento della forza. Trovo che mi dia davvero energia per il resto dell'allenamento. Questo è un ottimo approccio. Mi piace iniziare con il cardio per far fluire il sangue, ma vedo che anche allenarsi prima potrebbe essere utile. Esatto, si tratta solo di trovare ciò che funziona meglio per il tuo corpo. La chiave è ascoltare come ti senti e adattare la tua routine di conseguenza. Assolutamente. Faccio sempre esperimenti per vedere cosa mi dà i migliori risultati. Si tratta solo di trovare l'equilibrio perfetto. Sicuramente. Forse possiamo scambiarci consigli di allenamento qualche volta. Cerco sempre di imparare nuovi modi per modificare la mia routine. Mi piacerebbe moltissimo. È sempre bello avere una nuova prospettiva. Potremmo anche provare ad allenarci insieme qualche volta. Sembra un piano. Ci sto. Lezione 2. Concedersi il cioccolato fondente. Ehi Anna, hai provato il cioccolato fondente? Ho sentito che in realtà è abbastanza salutare. Ciao John, si adoro il cioccolato fondente. È la mia indulgenza preferita. Gli antiossidanti ti fanno davvero bene. Davvero? Questo non lo sapevo. Di solito evito il cioccolato perché pensavo che non fosse salutare. Non cioccolato fondente. È ricco di flavonoidi che possono aiutare a ridurre la pressione sanguigna e il colesterolo. Se lo gustate con moderazione, è un'ottima delizia. Questo è buono a sapersi. Allora dovrò provarlo. La moderazione è fondamentale per qualsiasi cosa indulgente, giusto? Esattamente. Il cioccolato fondente è una questione di equilibrio. Un pot può essere davvero soddisfacente senza esagerare. Fantastico, sono convinto. La prossima volta che ho voglia di cioccolato, preferisco la roba scura. Mossa intelligente. Il cioccolato fondente è una scelta molto più salutare rispetto al cioccolato al latte o ad altri dolci. Divertiti. Lo farò, grazie per la dritta Anna. Ti ringrazio per avermi aiutato a trovare un modo senza sensi di colpa per soddisfare la mia voglia di dolci. Lezione 3. Accesso 24 ore su 24. Ehi Anna, ho sentito che l'hotel ha accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 alle cassette di sicurezza. È vero? Sì, è vero. Le cassette di sicurezza dell'hotel sono a disposizione degli ospiti 24 ore su 24. Wow, è davvero comodo. Di solito devo lavorare fino a tardi, quindi poter accedere ai miei oggetti di valore in qualsiasi momento è fantastico. Assolutamente, è una delle migliori caratteristiche dell'hotel. Puoi depositare documenti importanti, gioielli o qualsiasi altra cosa di cui hai bisogno per proteggerli. Questo è fantastico. Ero un po' preoccupata per la sicurezza delle mie cose quando viaggiavo, ma questo mi tranquillizza. Le cassette di sicurezza sono molto sicure. Avrai il tuo codice di accesso personale e l'area è monitorata 24 ore al giorno. Eccellente, sembra perfetto.
Allora userò sicuramente le cassette di sicurezza durante il mio soggiorno. Sembra un piano. Il servizio è gratuito per gli ospiti, quindi tanto vale approfittarne. Ottimo, grazie per avermi fatto conoscere Anna. Mi sento molto meglio a lasciare i miei oggetti di valore in albergo adesso. Lezione 4. Grocery Run. Ehi Anna, devo fare una corsa veloce a fare la spesa. Hai bisogno di qualcosa dal negozio? Oh, buon tempismo John. Volevo solo chiederti se puoi prendere alcune cose per me. Certo, di cosa hai bisogno? Me ne vado presto, quindi fammi sapere le cose essenziali. Potresti prendere dei petti di pollo e una dozzina di uova? Ho intenzione di preparare una bella cena stasera. Nessun problema, mi assicurerò di procurarmela. C'è altro che ti serve mentre sono fuori? Mm, forse anche dei prodotti freschi? Forse dei broccoli o degli spinaci da abbinare al pollo. Sembra buono, prenderò anche delle verdure. Posso prendere altro per te? Dovrebbe bastare, grazie John. Apprezzo davvero che tu li abbia raccolti per me. Certo, è un piacere. Vado subito al negozio così puoi iniziare a cucinare. Lezione 5. Comunità virtuale di fitness. Ehi Anna, hai sentito parlare delle nuove lezioni di fitness virtuali dell'hotel? No, non l'ho fatto. Dimmi di più, sembra davvero interessante. A quanto pare hanno creato un'intera community online in cui gli ospiti possono allenarsi insieme. Wow, è un'ottima idea. Volevo tornare a una routine di fitness. Lo stesso qui. E il fatto che sia virtuale lo rende super conveniente, anche per i viaggiatori impegnati come noi. Sicuramente. Mi piace che tu possa partecipare alle lezioni in qualsiasi momento, da qualsiasi punto dell'hotel. Esattamente. Niente più allenamenti saltati solo perché sono lontano dalla mia palestra abituale. Sono venduto. Che tipo di corsi offrono attraverso questa comunità virtuale? Ogni genere di cose, yoga, allenamento della forza, e chi più ne ha più ne metta. Qualcosa per ogni livello di forma fisica. Lezione 6. Esplorare gli hobby. Buongiorno. Hai provato qualche nuovo hobby ultimamente? Buongiorno. Sì, in realtà ho iniziato a lavorare a maglia. È stato un ottimo modo per rilassarsi la sera. Lavorare a maglia, eh? Questo è interessante. Anch'io volevo dedicarmi a un nuovo hobby. Qualche consiglio per un principiante? Sicuramente. Inizia con alcuni progetti semplici come sciarpe o cappelli. La chiave è essere pazienti e non sentirsi frustrati se all'inizio è difficile. Questo ha senso. Stavo pensando di cimentarmi nella lavorazione del legno. Hai qualche esperienza al riguardo? Oh, la lavorazione del legno sembra divertente. Non ho alcuna esperienza personale, ma ho sentito che è un hobby davvero gratificante. Puoi creare qualcosa di tangibile con le tue mani. Sì, è questo che mi attrae. Adoro l'idea di costruire mobili o piccoli pezzi decorativi.
Sarebbe bello se potessimo imparare nuovi hobby insieme. Potremmo condividere consigli e motivarci a vicenda. Ci sto. Che ne dici di dare un'occhiata a un corso di falegnameria locale questo fine settimana? Lezione 7. Cooking Up Conversation. Ehi Anna, ho provato una nuova ricetta ieri sera ed è venuta fantastica. Oh, davvero? Cosa hai preparato? Ho preparato un delizioso piatto di pasta al pesto. Di solito spolvero sopra un po' di pepe nero e prezzemolo fresco. Sembra così bello. Il pesto è uno dei miei preferiti. Qual è il tuo segreto per farlo? Bene, comincio con basilico fresco, olio d'oliva, aglio, parmigiano e pinoli. Poi mescolo il tutto fino a renderlo bello e liscio. Nam, mi viene fame solo a pensarci. Dovrò provare la tua ricetta qualche volta. Sicuramente dovresti. Sarei lieto di condividere i dettagli. Hai qualche ricetta preferita che ti piace cucinare? Oh, assolutamente. Uno dei miei preferiti è un semplice salmone al forno con verdure arrostite. Di solito arrosto degli asparagi o dei cavoletti di Bruxelles. Oh, sembra delizioso e salutare. Sono sempre alla ricerca di nuove idee per i pasti. Lezione 8. Pianificare il viaggio perfetto. Ehi Anna, stavo pensando di prenotare un breve weekend. Qualche suggerimento? Oh, sembra incredibile. Dove pensavi di andare? Stavo cercando una bella baita in montagna. Lo scenario tranquillo e l'aria fresca sarebbero perfetti. Sembra adorabile. Hai trovato qualche posto specifico che stai considerando? Beh, ho trovato questo accogliente chalet in affitto che sembra davvero carino. Ha persino una vasca idromassaggio. Wow, una vasca idromassaggio in montagna? Sembra il weekend rilassante perfetto. Lo so, giusto? Sto solo cercando di capire il modo migliore per prenotarlo ora. Sembra perfetto. Come facciamo a prenotarlo? Possiamo verificare online disponibilità e prezzi. Buona idea, darò un'occhiata e ti invierò i dettagli. Forse possiamo pianificarlo insieme? Lezione 9. Entrare nella vita universitaria. Ehi Anna, sei preoccupata di iniziare presto il college? Sì, sono un po' nervoso per la transizione, ad essere onesti. So cosa intendi. È un grande cambiamento, ma sono sicuro che andrai alla grande. Lo spero. Mi preoccupa solo fare nuove amicizie e destreggiarmi tra tutti i corsi. Questo è del tutto comprensibile. Ma ricorda, tutti gli altri sono sulla stessa barca. Lo scoprirete tutti insieme. Questo è un buon punto. Hai qualche consiglio per sfruttare al meglio l'esperienza universitaria? Beh, direi di farti coinvolgere nel campus. Unisciti a un club o a un'organizzazione che ti interessa. È un'ottima idea. Stavo pensando di dare un'occhiata al gruppo ambientalista studentesco. Bello, sembra perfetto per te.
E non dimenticare di prenderti cura anche di te stesso. Lezione 10. Disconnessione dai social media. Ehi Anna, hai cercato di ridurre i social media ultimamente? Sai, l'ho fatto. Mi sono reso conto che passavo troppo tempo a scorrere. Lo stesso qui. A volte può creare dipendenza ed essere estenuante. Sicuramente. Ho cercato attività alternative per sostituire quel tempo. È un'ottima idea. Che genere di cose hai fatto invece? Beh, ho letto altri libri, fatto passeggiate e provato nuove ricette. Oh, sembrano tutti modi davvero appaganti per passare il tempo. Assolutamente. È stato così piacevole disconnettersi dal mondo digitale. Scommetto. Anch'io stavo pensando di dedicarmi a un nuovo hobby. Forse qualcosa di creativo. Lezione 11. Suoni avvincenti. Ehi Anna, hai guardato qualche bel programma ultimamente? Sono appassionato di questo nuovo film poliziesco e sembra proprio adatto a te. Oh, è fantastico. Avevo intenzione di trovare un nuovo spettacolo a cui partecipare. Di cosa parla il film poliziesco? Riguarda questo detective che indaga su una serie di misteriosi omicidi. I colpi di scena ti tengono con il fiato sospeso. Oh, sembra avvincente. Adoro i bei misteri. Cosa ti piace di più della serie finora? I personaggi sono così ben sviluppati e l'attenzione ai dettagli nelle scene del crimine è incredibile. Ti fa davvero venire i brividi. Bello, sono convinto. Dovrò fare un tentativo. Mi consigliate altri spettacoli già che ci sono? Fammi pensare. Oh, c'è questa serie di documentari sulle civiltà antiche che è piuttosto affascinante. Oh, suona bene anche per me. Dovrò dare un'occhiata. Grazie per gli ottimi consigli. In qualsiasi momento. Goditi i nuovi spettacoli, sono sicuro che li adorerai. Lezione 12. Obiettivi di fitness. Ehi Anna, ho notato che vai spesso in palestra ultimamente. Su che tipo di esercizi ti stai concentrando? Oh sì, ultimamente sto davvero cercando di alterare la mia routine. Ho fatto molti allenamenti di forza e allenamenti HIIT. Bello, sembra intenso. Quali sono alcuni dei tuoi esercizi preferiti da includere? Beh, adoro fare squat e affondi per allenare le gambe. E per quanto riguarda la parte superiore del corpo, mi piacciono molto le file e le presse a testa alta. È fantastico. Colpisce tutti i principali gruppi muscolari. Fai mai anche cardio durante i tuoi allenamenti? Sicuramente. Cerco di correre o andare in bicicletta un paio di volte a settimana. Mi aiuta davvero ad aumentare la mia resistenza. Questo è fantastico. Sembra che tu abbia un regime di fitness davvero completo. Hai degli obiettivi specifici a cui stai lavorando? Sì, spero di aumentare la massa muscolare e migliorare la mia forza e resistenza complessive. Devo continuare a sforzarmi.
Ottimo, sono sicuro che tutto il tuo duro lavoro sta dando i suoi frutti. Continuate così. Lezione 13. Mattinata rilassante. Buongiorno. Come hai dormito la scorsa notte? Buongiorno, ho dormito molto bene, a dire il vero. È stata una notte così riposante. È bello sentirlo. È sempre bello svegliarsi riposati. Sicuramente. Mi sento pronto per affrontare la giornata. E tu, hai dormito bene? Sì, anch'io ho dormito abbastanza bene. Proprio quello di cui avevo bisogno dopo una settimana intensa. Questo è buono. È importante riposare a sufficienza, soprattutto nei fine settimana. Assolutamente. Non vedo l'ora di trascorrere una giornata rilassante oggi. Forse leggerò qualcosa di leggero o farò una bella passeggiata. That sounds lovely. The weather is supposed to be beautiful today, perfect for getting outside. Concordato. Mi servirebbe un po' di tempo all'aria aperta. Forse possiamo incontrarci più tardi e fare una passeggiata insieme? Lezione 14. Ricerca appartamento. Ehi Anna, ho sentito che stai cercando un nuovo appartamento. Come procede la ricerca? Oh sì, è stato un bel processo. Ma penso di aver trovato il posto perfetto. Questa è un'ottima notizia. Cosa ti piace di questo nuovo appartamento? Bene, ha tutti i servizi di base di cui ho bisogno, oltre a un bel balconcino. E la posizione è super comoda. Sembra l'ideale. Sai quanto è lontano dal tuo lavoro? In realtà, è solo un breve tragitto, il che è un vantaggio enorme. Il proprietario ha detto che è a soli 15 minuti di distanza. È perfetto. Avere un tragitto veloce fa una grande differenza. Sicuramente. Ne sono davvero entusiasta. L'affitto è anche abbastanza ragionevole per la zona. È fantastico. Sembra che tu abbia trovato un vero gioiello. Quando ti trasferisci? Lezione 15. Ispirazione di viaggio. Ehi Anna, stavo guardando alcuni blog di viaggi l'altro giorno e non vedo l'ora di pianificare un viaggio. Oh, dove pensi di andare? Qualcosa in particolare suscita la tua voglia di viaggiare? C'erano delle foto meravigliose di questa piccola città di mare in Italia che sembravano assolutamente da sogno. Oh wow, sembra proprio la mia strada. Adoro l'idea di esplorare un piccolo e caratteristico villaggio costiero. Lo stesso qui. Gli edifici colorati, le tortuose strade acciottolate. Sembra così affascinante. Assolutamente. Mi dà davvero tante idee per la nostra prossima avventura. Quando pensi di andare? Sono ancora nelle prime fasi di pianificazione, ma mi piacerebbe provare a realizzarlo nei prossimi mesi. È un tempismo perfetto. Sono decisamente libero e mi piacerebbe unirmi a te in un viaggio del genere. Fantastico, sarà molto divertente esplorare un nuovo posto insieme. Inizierò a esaminare la logistica.
Lezione 16. Monitoraggio dei progressi. Ehi Anna, ultimamente ho tenuto traccia dei miei piccoli successi ed è davvero motivante vedere fino a che punto sono arrivata. È fantastico. È fantastico quando puoi vedere visivamente i tuoi progressi. Che genere di cose stai monitorando? Bene, ho registrato i miei allenamenti quotidiani e ho notato quanto sto diventando più forte. Ora posso sollevare pesi più pesanti rispetto a quando ho iniziato. È fantastico. Monitorare i progressi della forma fisica è un modo intelligente per rimanere motivati. Di cos'altro hai tenuto traccia? Ho anche registrato le mie abitudini di lettura. Mi sono prefissato l'obiettivo di leggere un certo numero di libri quest'anno e dare un'occhiata a tutti quelli che finisco è davvero soddisfacente. Assolutamente. È così gratificante vedere che i progressi si accumulano. Tracciare le tue letture è un'ottima idea. Sicuramente. E ho persino annotato piccole vittorie sul lavoro, come progetti che ho completato prima del previsto o feedback positivi da parte del mio manager. Questo è geniale. Celebrare le piccole vittorie è fondamentale per mantenere lo slancio. Sembra che tu abbia un ottimo sistema in funzione. Fa davvero la differenza. Vedere questi miglioramenti incrementali è così motivante. Consiglio a tutti di provarlo. Lezione 17. Piani per il fine settimana. Ehi Anna, hai qualche programma divertente per il fine settimana? In realtà, speravo che tu potessi aiutarmi con qualcosa. Devo fare le valigie per un viaggio, ma mi sento un po' sopraffatto. Oh, nessun problema. Sarei felice di dare una mano. Che tipo di viaggio è? È un weekend in spiaggia. Sto cercando di capire cosa portare ma finisco sempre per esagerare. Ah, capisco. Bene, diamo un'occhiata a cosa hai in mente e posso provare ad aiutarti a semplificarlo. Sarebbe fantastico. Ho così tanti vestiti che vorrei portare, ma so che non finirò per indossarne la metà. Ok, iniziamo con le basi. Fai un elenco degli elementi essenziali, alcuni top, slip, costumi da bagno e tutti gli articoli da toeletta di cui hai bisogno. Buona idea, lo annoterò. E poi pensi che dovrei limitarmi a quel set di articoli base? Esattamente. In questo modo avrai tutto ciò di cui hai bisogno senza appesantirti. Possiamo sempre fare un rapido carico di biancheria, se necessario. Lezione 18. Abitudini sane. Ehi Anna, ho notato che sei molto concentrata sulla tua salute ultimamente. Che tipo di modifiche hai apportato? Beh, ho cercato di essere più consapevole del mio apporto di carboidrati. Non li sto eliminando completamente, ma sono più selettivo. Capisco, quindi stai seguendo una dieta specifica o stai semplicemente modificando le tue abitudini da solo? È più una cosa graduale. Non sto facendo nulla di troppo restrittivo, sto solo cercando di essere un po' più equilibrato con i miei pasti. Questo ha senso. La moderazione è fondamentale quando si tratta di costruire abitudini sane e sostenibili. Esattamente. Mi sto anche sforzando di fare più attività fisica, anche se è solo una breve passeggiata durante la pausa pranzo. Questo è fantastico. Piccoli passi del genere possono davvero sommarsi nel tempo. Finora hai notato dei vantaggi?
Sicuramente. Ho un po' più di energia durante il giorno e dormo anche meglio. È stato un processo graduale, ma mi sento bene. È così bello sentirlo. Un progresso costante, non importa quanto piccolo, è qualcosa da celebrare. Lezione 19. Weekend Adventure. Ehi Anna, ho sentito che hai fatto un viaggio fantastico durante il fine settimana. Dove sei andato alla fine? È stata una bellissima avventura. Ho trascorso alcuni giorni esplorando il sud-est asiatico, Thailandia, Vietnam, Laos e Cambogia. Wow, sembra incredibile. Quali sono stati i momenti salienti del tuo viaggio? Oh cavolo, ce n'erano così tanti. Adoravo passeggiare per gli antichi templi di Angkor Wat. L'architettura era semplicemente mozzafiato. Posso solo immaginarlo. La Cambogia è nella mia lista dei desideri da un po'. Quali altre parti del viaggio ti hanno colpito? Il cibo era incredibile, soprattutto in Vietnam. Ho provato tanti piatti nuovi e deliziosi. E le persone erano così cordiali e accoglienti ovunque andassi. Questo è fantastico. Sono sempre l'immersione culturale e le connessioni a rendere un viaggio davvero speciale. Assolutamente. Mi sento come se fossi tornato con un apprezzamento molto più profondo per quella parte del mondo. Mi ha cambiato la vita. Scommetto. Esperienze del genere possono essere davvero trasformative. Sono davvero felice per te. Sembra un'avventura incredibile. Lezione 20. Alimentazione sana. Ehi Anna, ho notato che sei molto attenta alla tua dieta ultimamente. Stai seguendo un piano specifico o stai solo cercando di essere più equilibrato? Sono stato un po' entrambe le cose, ad essere onesti. Non sto facendo nulla di troppo restrittivo, ma sono più intenzionale riguardo al mio apporto di carboidrati. Capisco, quindi più un cambiamento nello stile di vita che una dieta rigorosa. Questo è un ottimo approccio. Esattamente. Non sto cercando di eliminare completamente i carboidrati, ma mi sto concentrando sull'ottenerli da fonti più sane. Questo ha molto senso. La moderazione è fondamentale quando si tratta di costruire abitudini sane e sostenibili. Sicuramente. Sto incorporando più cereali integrali, frutta e verdura e limitando le cose lavorate. Bello. Piccoli cambiamenti del genere possono fare una grande differenza a lungo termine. Finora hai notato dei vantaggi? Sì, in realtà. Ho un po' più di energia durante il giorno e sento che la mia digestione è migliorata. Questo è fantastico. Il progresso graduale è così gratificante. Stai mescolando altre abitudini salutari insieme ai cambiamenti nella dieta? Assolutamente. Sto cercando di fare più attività fisica, anche se è solo una breve passeggiata durante la pausa pranzo. È un'ottima strategia. Combinare alimentazione e movimento è una combinazione così potente. Lezione 21. Uno stile di vita sano. Ciao Anna, hai provato qualche nuovo esercizio ultimamente? Ehi John, faccio molto cardio come correre e nuotare. Trovo che siano ottimi modi per rimanere attivi e in salute. È fantastico.
Volevo incorporare più cardio nella mia routine. Hai qualche consiglio per qualcuno che ha appena iniziato? Assolutamente. Consiglierei di iniziare lentamente e aumentare gradualmente la durata e l'intensità. Il nuoto è un'ottima opzione a basso impatto e la corsa è meravigliosa per aumentare la resistenza. Questo è davvero utile. Mi è sempre piaciuto nuotare, ma non l'ho fatto costantemente. Forse proverò a incorporarlo un paio di volte a settimana. Sicuramente provalo. Il nuoto è un esercizio a tutto tondo ed è anche facile per le articolazioni. Sembra un piano. Grazie per il consiglio. Mi sento ispirata a iniziare la mia partita di cardio. Lezione 22. Immersi nella cultura. Ehi Anna, ho sentito che stai programmando un viaggio da qualche parte. Dove stai pensando di andare? Oh, sono così emozionata. Sto programmando un viaggio in Francia. Ho sempre voluto immergermi nella cultura francese. È incredibile. La Francia è un paese così bello con un ricco patrimonio culturale. Ci sei mai stato prima? No, sarà la mia prima volta. Non vedo l'ora di esplorare i luoghi, provare il cibo delizioso e magari anche imparare un po' la lingua. Meraviglioso. Immergersi in una nuova cultura è uno dei modi migliori per vivere davvero un luogo. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo. Lo spero. Ho fatto molte ricerche per sfruttare al meglio il mio viaggio. Non vedo l'ora di immergermi nell'atmosfera e creare ricordi indimenticabili. Sono sicuro che lo farai. Fatemi sapere se avete bisogno di consigli o raccomandazioni una volta che iniziate a pianificare il vostro itinerario. Lo apprezzo. Ti contatterò sicuramente se avrò qualche domanda. Grazie per il tuo supporto. In qualsiasi momento. Sono entusiasta per te e per la tua prossima avventura. Goditi ogni momento. Lezione 23. Esplorazione di nuove destinazioni. Ehi Anna, ho sentito che stai programmando un viaggio da qualche parte. Dove stai pensando di andare? Oh, sono così emozionata. Sto programmando un viaggio in Italia. Ho sempre voluto scoprire la ricca cultura e i meravigliosi paesaggi che vi si affacciano. È incredibile. L'Italia è un paese così bello con così tanto da offrire. Ci sei mai stato prima? No, sarà la mia prima volta. Non vedo l'ora di esplorare le città storiche, provare l'incredibile cibo e magari anche imparare un po' della lingua. Meraviglioso. Scoprire una nuova destinazione per la prima volta è sempre così emozionante. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo. Lo spero. Ho fatto molte ricerche per sfruttare al meglio il mio viaggio. Il tempo sembra fantastico, quindi spero che qualche giorno di sole possa davvero assorbire l'atmosfera. Sono sicuro che il tempo collaborerà e potrai sfruttare al massimo il tuo tempo lì. Fammi sapere se hai bisogno di consigli o raccomandazioni mentre pianifichi il tuo itinerario. Lo apprezzo. Ti contatterò sicuramente se avrò qualche domanda. Grazie per il tuo supporto. In qualsiasi momento. Sono entusiasta per te e per la tua prossima avventura. Goditi ogni momento.
Lezione 24. Prepararsi per un viaggio memorabile. Ehi Anna, ho sentito che stai programmando un viaggio verso una nuova destinazione. Dove stai pensando di andare? Sì, sono così emozionata. Sto programmando un viaggio in Giappone. Ho sempre voluto scoprire la cultura unica e i luoghi meravigliosi che vi si possono ammirare. Giappone, è fantastico. Non vedo l'ora di sapere tutto sulla tua esperienza. Hai già iniziato a pianificare il tuo itinerario? L'ho fatto. Sto cercando di sfruttare al massimo il mio tempo lì, quindi sto cercando diverse città da visitare e attività culturali a cui partecipare. È fantastico. Il Giappone ha così tanto da offrire, dalle frenetiche città alla tranquillità della campagna. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo. Non vedo l'ora, spero che il clima sia piacevole in modo da potermi davvero immergere nella cultura e nelle tradizioni locali. Sono sicuro che il tempo collaborerà. Preparati a tutto e sarai in grado di sfruttare al meglio il tuo viaggio. Assolutamente. Mi assicurerò di fare le valigie di conseguenza e di avere un piano flessibile. Sarà un'avventura incredibile. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo. Fammi sapere se hai bisogno di suggerimenti o raccomandazioni mentre finalizzi i tuoi piani. Lezione 25. Applicazione delle competenze aziendali. Ehi Anna, ho sentito che ultimamente hai messo a frutto la tua esperienza aziendale. A che tipo di progetti stai lavorando? Oh, assolutamente. Mi è piaciuto molto applicare la mia esperienza nelle vendite e nel marketing ad alcune nuove iniziative. È stato un ottimo modo per utilizzare le mie capacità. Questo è fantastico. Ho sempre saputo che il tuo senso degli affari sarebbe stato utile. In che tipo di progetti sei stato coinvolto? Bene, mi sono consultato con alcune piccole imprese, aiutandole a sviluppare le loro strategie di marketing e ottimizzare i loro processi di vendita. È stato davvero gratificante vederne l'impatto. Meraviglioso. Sono sicuro che la tua esperienza sia stata preziosa per quelle aziende. È fantastico che tu sia in grado di condividere le tue conoscenze ed esperienze. Sicuramente. È stata una grande opportunità non solo per aiutare gli altri, ma anche per continuare a imparare e a far crescere me stesso. Sono davvero entusiasta dei progetti in cui sono stato coinvolto. Questo è fantastico. Sono lieto che tu sia riuscito a mettere a frutto i tuoi talenti. Sembra un modo soddisfacente per applicare le tue capacità imprenditoriali. Assolutamente. È stata un'esperienza meravigliosa e non vedo l'ora di vedere quali altre opportunità mi si presenteranno. Sono sempre desideroso di imparare e affrontare nuove sfide. È un ottimo atteggiamento da avere. Non ho dubbi che continuerai a eccellere nelle tue iniziative imprenditoriali. Continuate così. Lezione 26. Alla ricerca di un'avventura all'aria aperta. Ehi Anna, hai mai fatto arrampicata su roccia prima? No, non l'ho fatto. È qualcosa che ti piace? È incredibile. L'emozione di scalare una parete rocciosa è così esaltante. Dovremmo provarlo insieme qualche volta. Sembra divertente, ma non sono sicuro di essere abbastanza coraggioso per farlo. Non preoccuparti, posso insegnarti le basi. È più una questione di tecnica che di pura forza.
Non lo so. E se mi spavento e mi bloccassi? È normal per i principianti. Sarò lì per supportarti tutto il tempo. Ci avvicinerà alla bellezza della natura. Ok, mi hai convinto. Quando possiamo andare? Che ne dici di questo fine settimana? Posso preparare un pranzo al sacco e possiamo farne una giornata. Lezione 27. Fare piani di viaggio. Ehi Anna, devo prenotare un biglietto del treno per il mio viaggio il mese prossimo. Hai qualche suggerimento? Dove sei diretto? Vado a trovare la mia famiglia in città. È una soluzione piuttosto diretta, quindi non credo che avrò bisogno di effettuare trasferimenti. Ok, in tal caso un treno diretto dovrebbe essere l'opzione più semplice. Nessuna fermata o cambio lungo il percorso. Fantastico, era quello che speravo. Odio dovermi preoccupare delle connessioni mancanti. Assolutamente sì. Un treno diretto è molto più conveniente. Quando hai intenzione di partire? Stavo pensando di prendere il treno mattutino sabato. In questo modo posso trascorrere l'intero weekend con la mia famiglia. Sembra un buon piano. Assicurati solo di prenotare il tuo biglietto in anticipo per ottenere il prezzo migliore. Lo farà. Grazie per il consiglio. Ti farò sapere come va il viaggio. Lezione 28. Trovare l'equilibrio attraverso il fitness. Ehi Anna, ultimamente mi sto concentrando molto sulla mia routine di fitness. Ha fatto miracoli per i miei livelli di energia. È meraviglioso sentirlo. Che tipo di allenamenti stai facendo? Sono sempre alla ricerca di nuove idee. Beh, mi piace molto usare il tapis roulant per fare cardio. È un ottimo modo per aumentare la frequenza cardiaca. E sto incorporando anche un po' di allenamento della forza con i manubri. Questo è un approccio molto equilibrato. Combinare cardio e allenamento della forza è così importante per la forma fisica generale. Esattamente. Trovo che il cardio migliori davvero il mio umore, mentre l'allenamento della forza mi aiuta a sentirmi più tonica ed energizzata. Non potrei essere più d'accordo. Sono allo stesso modo. Mi piace anche fare yoga un paio di volte a settimana per aumentare la flessibilità e la consapevolezza. Ah sì, lo yoga è un complemento meraviglioso. Avevo intenzione di provare anche quello. Qualche stile particolare consiglieresti ai principianti? Mm, Mi piace molto il flusso di Vinyasa. È una bella pratica dinamica che si concentra sul collegamento del respiro con il movimento. Vinyasa Flow, capito. Dovrò fare un tentativo. Grazie per il suggerimento. La forma fisica è diventata una parte così importante della mia routine. Lezione 29. Esplorare nuove opportunità. Ehi Anna, volevo parlarti di questo potenziale nuovo cliente con cui ho parlato in Europa. Sembra davvero eccitante. Oh, è meraviglioso. Che tipo di lavoro faresti per loro? Bene, stanno cercando di espandere la loro presenza online e hanno bisogno di aiuto con la loro strategia di marketing digitale. Comporterebbe molto sviluppo di siti web e gestione dei social media. È proprio quello che fa per te.
Sei già stato in grado di determinare l'ambito del progetto e la tempistica? Non completamente, ma dalle nostre discussioni iniziali, sembra che si tratterebbe di un impegno a lungo termine. Vogliono davvero rivedere la loro intera impronta digitale. È fantastico. Un progetto a lungo termine come quello potrebbe essere davvero vantaggioso per te e la tua azienda. Hai già iniziato a mettere insieme una proposta? Sono in procinto di farlo adesso. Voglio assicurarmi di capire davvero le loro esigenze prima di mettere insieme qualcosa di formale. Questo è saggio. Raccogliere tutti i dettagli in anticipo ti aiuterà a creare la migliore soluzione possibile per loro. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto con la proposta o la ricerca. Lo apprezzo. Ti terrò sicuramente aggiornato su come procede. Incrociamo le dita, questo porta a qualcosa di grande. Lezione 30. Trovare la propria strada. Ehi Anna, devo trovare un posto in centro per una riunione la prossima settimana. Hai qualche suggerimento? Certo, in quale parte del centro stai cercando di raggiungere? È proprio dall'altra parte della strada rispetto alla stazione ferroviaria, credo. Oh, perfetto. Allora dovrebbe essere facile da trovare. La stazione è un punto di riferimento centrale. Fantastico, era quello che speravo. Non voglio perdermi cercando di trovare il posto. No, con la stazione come punto di riferimento, dovresti riuscire a localizzarla rapidamente. Fantastico, grazie per l'aiuto. Farò in modo di concedermi un sacco di tempo per arrivarci. Nessun problema. Fammi sapere se hai bisogno di altre indicazioni o consigli. Lo farà. Ti ringrazio per aver dedicato del tempo per assicurarmi che io possa trovare facilmente il punto d'incontro. Lezione 31. Aria condizionata. Ehi Anna, c'è l'aria condizionata nella stanza? Sì, la camera è dotata di aria condizionata. È molto confortevole. È fantastico. Ero preoccupato che potesse essere troppo caldo. Non c'è bisogno di preoccuparsi, l'aria condizionata funziona perfettamente. Resteremo tranquilli e tranquilli. Meraviglioso. Non vedo l'ora di rilassarmi in camera dopo una lunga giornata. Anch'io. L'aria condizionata lo renderà molto più piacevole. Assolutamente. Sono contenta che l'hotel abbia pensato di includerlo. Sì, è una caratteristica importante, soprattutto in questo clima. Sono felice che ce l'abbiano. Anch'io. Andiamo in camera a goderci l'aria fresca? Lezione 32. Opzioni di trasporto. Ehi Anna, hai esaminato le opzioni di trasporto per spostarti? Sì, ho preso in considerazione la possibilità di prenotare voli o utilizzare altri mezzi di viaggio. Fantastico, cosa hai trovato? Voglio assicurarmi che abbiamo un piano efficiente. Bene, i voli sembrano ragionevoli e sono disponibili anche servizi di treno e autobus. Meraviglioso. Un mix di modalità di trasporto potrebbe essere un buon approccio. Sicuramente. In questo modo possiamo essere flessibili e vedere di più sull'area.
Esattamente. Esaminerò gli orari dei voli e dei treni per vedere cosa funziona meglio. Suona bene. Avere un piano di viaggio ben organizzato renderà il viaggio molto più agevole. Sono d'accordo. Risolveremo tutto e poi potremo sederci e goderci il viaggio. Lezione 33. Richiedere una sveglia. Ehi Anna, posso richiedere anche una sveglia per la mattina? Assolutamente. Lascia che me ne occupi io per te. A che ora vuoi la chiamata? Che ne dici delle 7 del mattino? Voglio assicurarmi che abbiamo tutto il tempo per prepararci. Perfetto. Farò una richiesta per una sveglia alle 7 del mattino. Questo dovrebbe darci un buon inizio di giornata. Meraviglioso, grazie. Voglio assicurarmi che non dormiamo fino a tardi per sbaglio e non ci sfugga nulla. Capisco perfettamente. La sveglia ci assicurerà che siamo svegli e pronti a partire. Eccellente, apprezzo davvero che tu abbia gestito tutti questi piccoli dettagli per me. Nessun problema. Sono lieto di aiutarti. Fammi sapere se hai bisogno di altro. Lo farà. Sono sicuro che avremo una giornata tranquilla e produttiva con tutto questo organizzato. Lezione 34. Richiedere di parlare con il manager. Mi scusi, posso parlare con il suo manager di questo problema? Certo, lascia che ti chiami il manager. Un momento, per favore. Grazie, lo apprezzerei. Voglio assicurarmi che il problema venga risolto correttamente. Naturalmente, il manager sarà lieto di assisterti. Prendono molto sul serio la soddisfazione del cliente. Sono felice di sentirlo. Sono sicuro che possiamo trovare una soluzione. Assolutamente. Il manager ascolterà le tue preoccupazioni e collaborerà con te per trovare la soluzione migliore. Eccellente, non vedo l'ora di parlare con loro. Fantastico. Chiamo subito il direttore. Saranno lieti di soddisfare le tue esigenze. Apprezzo il tuo aiuto per risolvere il problema. È stato un piacere lavorare con te. Lezione 35. Avvicinarsi con pazienza ed empatia. D'accordo, affrontiamo questa conversazione con pazienza ed empatia. Assolutamente. Questo è il modo migliore per trovare una soluzione. Sono qui per ascoltare e comprendere le tue preoccupazioni. Apprezzo davvero la tua disponibilità a lavorare con me su questo. Significa molto. Ovviamente, il mio obiettivo è fornire il miglior servizio possibile e assicurarmi che tu sia completamente soddisfatto. Posso dire che ti interessa davvero risolvere questo problema. Fa una grande differenza. Grazie. Cerco di trattare sempre i nostri ospiti con la massima cura e rispetto. È evidente nel tuo approccio. Sono sicuro che possiamo risolverlo insieme. Meraviglioso. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Facciamo questo passo dopo passo ed esploriamo tutte le opzioni. Perfetto. Sono pronto ogni volta che lo sei. Sono sicuro che arriveremo a una soluzione positiva. Lezione 36.
ostelli e connessioni sociali. Ehi Anna, hai pensato di soggiornare in ostelli durante i tuoi viaggi? Possono essere abbastanza economici e un ottimo modo per incontrare nuove persone. Ehi John, è una buona idea. Ho sentito che gli ostelli possono essere una bella esperienza sociale. Hai qualche esperienza con loro? Sì, ho soggiornato in alcuni e mi è piaciuta molto l'atmosfera sociale. Puoi incontrare viaggiatori da tutto il mondo. Sembra davvero carino. Qualche consiglio per chi arriva in un ostello per la prima volta come me? Beh, ti consiglio di iniziare con ostelli che hanno recensioni positive per la loro atmosfera sociale e le loro attività. In questo modo è più probabile incontrare altri viaggiatori con cui esplorare. Fantastico, darò un'occhiata. Qualche altro consiglio prima di prenotare il mio primo soggiorno in ostello? Sii aperto e amichevole. Gli ostelli sono un ottimo modo per uscire un po' dalla propria zona di comfort. Sono sicuro che ti divertirai un mondo. Sembra perfetto. Non vedo l'ora di vedere l'aspetto sociale. Grazie per l'ottima raccomandazione. Nessun problema. Sono lieto di aver potuto aiutare. Gli ostelli sono un'opzione fantastica, soprattutto se vuoi fare nuove amicizie durante i tuoi viaggi. Lezione 37. Suggerimenti yoga per principianti. Ehi Anna, stai pensando di provare lo yoga durante il tuo viaggio? Sai, lo sono. Ho sempre voluto provarlo, ma sono un principiante assoluto. Hai qualche consiglio? Sicuramente inizia con le lezioni per principianti. Gli istruttori ti guideranno attraverso le basi. Questo ha senso. Non vorrei buttarmi subito in qualcosa di troppo avanzato. Esattamente. E ascoltate il vostro corpo. Non sforzatevi troppo, specialmente quando siete alle prime armi. Buon punto. Non voglio esagerare e finire ferito. C'è altro che dovrei tenere a mente? Sì, sii paziente con te stesso. Lo yoga richiede tempo per imparare. Concentrati sulla respirazione e goditi il processo. È un consiglio davvero utile. Lo terrò a mente quando mi iscriverò alla mia prima lezione di yoga. Grazie. Nessun problema. Sono sicuro che andrai alla grande. Lo yoga è un modo fantastico per rimanere attivi e concentrati durante i viaggi. Lezione 38. Prepararsi per un viaggio. Ehi Anna, sei pronta per il tuo grande viaggio? Ehi John, ci sto arrivando. Sono così eccitato, ma un po' sopraffatto dalle valigie. Ti sento. Fare le valigie può essere complicato, soprattutto per un viaggio più lungo. Come ti sei avvicinato? Beh, sto cercando di fare le valigie leggere e portare solo l'essenziale. Ma non sono sicuro di cosa avrò effettivamente bisogno. È un buon inizio. Consiglierei di fare un elenco delle nozioni di base e di aggiungerle gradualmente. È un'ottima idea. Hai altri consigli per chi viaggia per la prima volta come me? Vediamo. Assicurati di mettere in valigia abiti versatili che possano essere mescolati e abbinati. E non dimenticare cose come una power bank e un piccolo kit di pronto soccorso. Ah sì, il power bank è un must.
Lo aggiungerò sicuramente alla mia lista. C'è altro che non dovrei dimenticare? Forse una giacca antipioggia leggera, per ogni evenienza. Oh, e non esagerare con le valigie, puoi sempre comprare cose lungo la strada se ne hai bisogno. Lezione 39. Costruire abitudini sane. Ehi Anna, ultimamente sto cercando di creare una routine mattutina più sana. Qualche consiglio? Oh, è fantastico John. Sto cercando di fare la stessa cosa. Che tipo di abitudini salutari stai cercando di incorporare? Beh, mi sono svegliato un po' prima per andare a fare una breve corsa nel parco. Mi aiuta davvero a sentirmi più energica durante il giorno. È un'idea meravigliosa. Ho scoperto che anche solo 20-30 minuti a piedi possono fare una grande differenza. E bere più acqua al mattino è un'altra abitudine che ho preso. Ah sì, rimanere idratati è così importante. Dovrò iniziare a farlo anche io. Hai altri suggerimenti che hanno funzionato bene per te? Mm, fammi pensare. Cerco di limitare il tempo davanti allo schermo la sera e invece leggo un libro prima di andare a letto. Questo mi aiuta davvero a rilassarmi. È un'ottima idea. Avevo intenzione di tornare a leggere di più. Dovrò fare un tentativo. Grazie per il consiglio. Sono entusiasta di implementare alcune di queste sane abitudini. Certo, sono felice di aver potuto aiutare. Fammi sapere come va e se trovi altri buoni consigli lungo la strada. Lo farà. Lo apprezzo. Va bene, vado in palestra. Ci vediamo dopo. Lezione 40. Esplorazione delle opzioni di viaggio. Ehi Anna, hai già capito i tuoi piani di viaggio? Ehi John, sto ancora esplorando alcune opzioni. Sono aperto a idee diverse, ad essere onesti. Questo è un buon approccio. È sempre bene mantenere una mente aperta quando si pianifica un viaggio. Sicuramente. Non sto cercando niente di troppo specifico, solo un'esperienza memorabile. È fantastico. Stai considerando regioni o tipi di destinazioni particolari? Beh, sono attratto da luoghi con un ricco patrimonio culturale e splendidi paesaggi naturali. Questo apre molte possibilità. Qualche idea su Europa, Asia o Sud America? Sembrano tutti fantastici. Onestamente sono un po' sopraffatto da tutte le opzioni. Capisco. Con così tanti posti incredibili tra cui scegliere, può essere difficile decidere.